Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di questo splendido film, ovvero Il Regno dei Sogni e della Follia, film diretto da Mami Tsunada e uscito nel 2013. In un mio precedente video avevo parlato di quest'altro meraviglioso film che è Neverending Man, dedicato al maestro Hayao Miyazaki. Poco tempo fa è venuto a mancare Isao Takahata, cofondatore con lo stesso Hayao Miyazaki del leggendario studio Ghibli, e proprio questo bellissimo documentario oggi più che mai è fondamentale per riscoprire questi due grandi geni nel mondo dell'animazione giapponese, due grandi artisti quali sono Hayao Miyazaki ed Isao Takahata, e ci consente di ammirare da vicino in particolare la figura di Miyazaki, che è ben più presente all'interno del documentario, ma anche lo stesso Takahata, in quanto il documentario segue per un anno intero la lavorazione dei film Si alza il vento, che fra l'altro vi vado anche a mostrare, ecco qui il Blu-ray del film, e La storia della principessa splendente, eccolo qui, l'ultimo film diretto dal maestro Isao Takahata, che è stato, ricordo, anche il regista del film capolavoro La tomba delle lucciole. Fra l'altro uscito lo stesso anno, il 1988, in cui uscì un altro film prodotto dallo studio Ghibli, ovvero Il mio vicino Totoro, divenuto talmente popolare che lo stesso Totoro è divenuto la mascotte, in qualche modo, dello studio Ghibli. Ma La tomba delle lucciole, come ben pochi altri film hanno saputo fare, documenta così bene la tragedia della guerra, e sa farlo anche con quel tocco poetico che solo dei grandi maestri quali Miyazaki o Takahata hanno saputo avere. Fra l'altro anche in questo meraviglioso documentario emerge tutto l'animo antimilitarista, antinuclearista del grande Miyazaki. È un film che mi sento di consigliarvi, anche dedicando, come detto, questo video di nuovo allo studio Ghibli, che io ammiro moltissimo, ma anche appunto alla memoria di Takahata. E proprio a proposito dello studio Ghibli, nel mio precedente video vi mostrai questo bellissimo libro, Hayao Miyazaki, Il mondo incantato, dove un intero capitolo è dedicato proprio allo studio, e vorrei leggervi proprio due righe tratte da questo meraviglioso libro. Nausicaa della Valle del Vento era nato nelle intenzioni di Miyazaki per realizzare qualcosa che potesse essere fatto solo con i manga. La storia e soprattutto la sua eroina rivelano però ben presto tutto il loro potenziale animato. In circa 2 anni il film è pronto ed esce nelle sale. Appena un mese dopo, Miyazaki apre il suo studio insieme a Takahata e lo chiama Nibariki, che significa 2 cavalli, come la sua macchina che adora. È arrivato il momento di mettersi in proprio. Miyazaki ha una visione sua, diversa da quella commerciale del tempo, più avanzata, di certo più profonda. Ha bisogno di concentrare le energie e i talenti. Per questo al suo fianco c'è Takahata, e di avere spazio creativo senza doversi scontrare più con una dirigenza che rischia di non comprenderlo e rallentarlo. I 2 cavalli di Nibariki moltiplicano gli sforzi e mettono solide radici. Un anno dopo, ancora insieme, fondano vicino a Tokyo lo studio Ghibli, una produzione per tutti i loro film e sogni. A proposito dei sogni, parliamo del museo Ghibli. Al museo i sogni possono diventare realtà. Di più, i sogni devono essere vissuti come reali, soprattutto dai bambini, ma perché non anche dai genitori, a ribadire il peso pure sociale della fantasia. Miyazaki lo ha sempre detto, la creatività va coltivata con ogni mezzo, e lui di mezzi ne ha offerti diversi, per la sua e in chiave didattica per quella degli altri. Manga, anime, film e un museo. Nel 2001 ha inaugurato a Mitaka, sobborgo a ovest di Tokyo, il Ghibli Museum, noto anche come Museo d'Arte Ghibli. Il primo insegnamento è già nel titolo, l'animazione è arte. Basta dunque con quella critica ormai di nicchia, ma diffusa nella vecchia scuola, che vede nell'animazione un prodotto da bambini. Anche fosse, ogni prodotto animato è un'opera di ingegno e di talento. Il resto è il catechismo di Mia-san. Questo è il tipo di museo che voglio fare, un museo interessante che rilassi l'anima, un museo dove ci sia molto da scoprire, un museo basato su una filosofia chiara e articolata, un museo dove coloro che cercano divertimento possono divertirsi, coloro che vogliono riflettere possono riflettere e coloro che vogliono emozionarsi possono emozionarsi. Un museo che quando esci ti faccia sentire più ricco di quando sei entrato. Queste le parole di Hayao Miyazaki a proposito del museo Ghibli.
E tornando al film Il regno dei sogni e della follia, Mami Tsunada disse a proposito del film: ci sono molti documentari sullo studio Ghibli che sono stati trasmessi in televisione in Giappone, così quando il signor Suzuki, Toshio Suzuki, il produttore dello studio Ghibli, ha preso la decisione, la domanda che ha posto è stata: che si può fare di nuovo? Ho pensato che dal momento che questo è stato un anno molto insolito e memorabile, in cui erano stati realizzati sia Si alza il vento, sia La storia della principessa splendente, allora era proprio questo che volevo al centro del documentario, il confronto tra i due registi, il loro rapporto storico e come ognuno ha il suo posto nello studio. Colpisce molto ad un certo punto del documentario l'annuncio da parte di Hayao Miyazaki del suo imminente ritiro. Lo fa proprio durante la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo capolavoro, che è Si alza il vento. La regista Mami Tsunada lo intervista proprio poco prima dell'inizio della conferenza stampa. Si trovano i due vicino ad una finestra e Hayao Miyazaki, sognante, indicando i tetti delle case nelle vicinanze, disse: c'è tutto un mondo da scoprire se uno ha voglia di farlo. E proprio mentre parla, nel documentario vengono montate in sequenza le immagini dei film dello studio Ghibli diretti dal maestro Miyazaki. È un documentario questo dove emerge tutto il talento, la creatività, i valori del maestro Miyazaki, ma anche del grande Isao Takahata, che con capolavori quali La storia della principessa splendente, un film che ha richiesto anni e anni di sviluppo, è stata una lavorazione davvero travagliata, ma ne è venuto fuori davvero un capolavoro che assolutamente vi consiglio, il testamento artistico di un genio quale è stato il cofondatore dello studio Ghibli insieme a Miyazaki, Isao Takahata. Fra l'altro verso la fine del documentario potremo vederli di nuovo insieme ed è meraviglioso vedere questi due grandi maestri all'opera e poterli vedere anche insieme, considerando anche la recente scomparsa di Takata. Oggi ha un sapore ancora diverso, perciò a rivedere questo documentario, ma assolutamente se amate come me lo studio Ghibli, Miyazaki e Takata, vi consiglio entrambi i documentari, questo di cui vi parlai nel precedente video, Neverending Man, ma anche questo bellissimo, Il regno dei sogni e della follia. Fra l'altro, perché no, consiglierei anche di vederli magari entrambi, in quanto questo in un certo senso inizia proprio da dove si conclude Il regno dei sogni e della follia, ovvero con l'annuncio del ritiro da parte di Hayao Miyazaki. E adesso diamo un rapido sguardo a qualcuno dei film che non vi mostrai nel precedente video, ovvero Principessa Mononoke, Porco Rosso, film che mi limitai a nominare nel video precedente, Si alza il vento, di cui si parla anche nel documentario, così come La storia della principessa splendente di Takahata, questi ve li mostrai anche nel video precedente, La città incantata, Il castello errante di Howl, qui abbiamo Il castello di Cagliostro, diretto da Miyazaki, Il mio vicino Totoro e il capolavoro di Isao Takahata, La tomba delle lucciole, tutti film che vorrei caldamente consigliarvi per ammirare il lavoro di due grandi geni nel mondo dell'animazione. Con questo perciò vi saluto, vi rimando ad un prossimo video e ringraziando ancora per tutti i valori trasmessi questi due grandi sognatori, grandi umanisti e grandi artisti quali sono Hayao Miyazaki e il compianto Isao Takahata, ma anche naturalmente Toshio Suzuki, per tutto il lavoro che hanno fatto nella loro onorata carriera. Vi invito a riscoprire questi meravigliosi film, vi saluto e vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti, lunga vita e prosperità. Bene, io e il maestro Mia-san vi salutiamo, al prossimo video.